Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Vipro Audio. Oggi parliamo di una macchina davvero interessante. Allora, questa macchina qua è stata davvero una macchina pionieristica, è nata nei primi anni 60, se non erro, 62-63, ed è stata, creata per la riduzione del rumore quando si registrava sul nastro. Stiamo parlando del Dolby NR, che è una macchina appunto che ai suoi tempi era davvero pionieristica per ciò che riguardava la compressione multibanda e anche il modello di espansione, quindi compressore modalità expander. Quindi una macchina a stato solido. E questa macchina appunto perché era pionieristica? Perché ai tempi ancora non era neanche stato progettato l'1176 o l'unità 2254 di Rupert Neve. Quindi lei è stata la prima macchina ad avere queste tipologie di funzioni, ma che veniva utilizzata in una maniera, non come la utilizziamo, tra virgolette, adesso, come è stata poi utilizzata nel corso degli anni, ma veniva appunto utilizzata solamente per ridurre il rumore di fondo quando si registrava sul nastro. Come funziona una macchina? Questa macchina qua è composta da un encoder e un decoder. Allora, il segnale prima passa nell'encoder. Questo encoder è composto da 4 compressori che praticamente vanno a prendere una porzione del segnale, perché praticamente il segnale veniva splittato in 4 bande di frequenze e ogni banda di frequenza aveva un compressore dedicato. Cosa succedeva? Nel momento in cui si inviava un segnale completo, la macchina non andava ad agire. Nel momento in cui sentiva dei cali, ok, dei cali di segnale, tipo quando per esempio c'era la coda di una chitarra o un qualcosa, la macchina andava a boostare queste frequenze qui. Magari avevamo scelto solamente di attivare le ultime 2 range di frequenze, quindi le alte e le altissime, tra virgolette, le medio alte e le altissime. Quando la macchina sentiva che il segnale stava per scendere, lei boostava, questi segnali qua. Perché? Li boostava, poi entravano nel registratore a nastro, il registratore a nastro sputava, tra virgolette, indietro il segnale come era stato boostato, ma in più con il rumore di fondo. Quindi che cosa succedeva? Entrava in gioco il decoder, ok? Cosa succedeva? Quando appunto sentiva questo abbassamento, lui abbassava e quindi in automatico restituiva il suono originale della chitarra che prima magari era stato boostato appunto dall'encoder, ma nello stesso tempo però andando ad abbassare riduceva il rumore di fondo del nastro. Davvero una tecnica davvero interessante, ma che nel corso degli anni molti ingegneri del suono si sono accorti che magari spegnevano solo l'unità di decoder, ok? Quindi l'unità che stava a valle del registratore a nastro, e sentivano che c'era davvero una bella brillantezza, si sentiva davvero un bel suono arioso, no? E quindi da lì si è iniziato a utilizzare questa macchina qui senza la parte di decoding, ok? Quindi solo con la parte dell'encoder e non con il decode. Quindi che cosa è successo? Molti tecnici, tecnici audio, quindi ingegneri del suono, avevano l'esigenza di schiarire, tra virgolette, alcuni strumenti tipo dalla voce, la chitarra, e quindi che cosa facevano? Utilizzavano la macchina, quindi solo la parte dell'encoder, dove ci inviavano solamente il segnale e praticamente lo utilizzavano come se fosse un compressore in expander multibanda. Quindi cosa molto interessante. Questa tecnica si dice viene, tra virgolette, attribuita a John Lennon. Ovviamente io qui non posso entrare nel merito perché non c'è da nessuna parte scritto che, tra virgolette, è stato lui il pioniere di questa cosa qui. Però ci piace pensarlo, perché comunque sono stati davvero molto, futuristici in alcune cose, nel processare suoni e quant'altro. Detto questo, oggi vi voglio far vedere come appunto utilizzare questa macchina in versione VST tramite la software house che l'ha creato, che è Audiothing, che è una bellissima marca che va appunto anche loro a ricreare alcune macchine analogiche. Ma nello stesso tempo, se non avete questo plugin, vi creerò un preset da mettere su un equalizzatore multibanda dinamico tipo quello di Waves, l'F6, per replicare più o meno le stesse funzioni, ok? Andremo a replicare più che altro
il John Lennon mode, quindi solamente la funzione, la tecnica che utilizzava John Lennon, perché era molto particolare. Passiamo sulla schermata di Pro Tools e andiamo a vedere come fare e come suona, diciamo, questa macchina nel momento in cui volete avere quel suono vintage ma bello aperto e caratteristico di quegli anni lì, di quando si usava appunto il Dolby NR. Ok ragazzi, questo qui è, diciamo, la schermata di Pro Tools e questo è il plugin in questione. Allora, la macchina originale ovviamente non avevi la possibilità esternamente di selezionare le bande, ok? Quindi di fare questa cosa qui, dovevi intervenire praticamente all'interno, ok? Dovevi proprio stare lì, aprire la macchina, smontare alcuni resistori, alcune cose per escludere questa banda qua. E quindi diciamo che era un po' più macchinoso utilizzarla se volevi, diciamo, alcuni suoni di partenza. Infatti appunto molti la utilizzavano con la banda 1 e la banda 2 esclusa di default, perché volevano quella tipologia di suono, diciamo, aperto, bello aperto sulle altre, quindi tra virgolette la tecnica di John Lennon. Però la cosa figa del plugin, ovviamente, essendo più versatile, puoi fare ciò che vuoi, ok? Spegnere, accendere, ascoltare solamente il suono processato, hai la possibilità di miscelare questo processo. Nello stesso tempo, la cosa figa, puoi gestire l'attacco e il release, ok, del compressore, e gestire anche i volumi delle singole bande, perché come abbiamo detto il segnale viene splittato in 4 bande e ogni banda ha un suo compressore che però, tra virgolette, come vedo qui, possiamo gestirlo, tra virgolette, singolarmente per tutti, ok? Non abbiamo un compressore per ogni banda. Però la cosa bella è andiamo a vedere, ok, come si comporta, ok? Facciamo finta che partiamo da zero. Ok, metto l'output un po' più basso perché quando tiro sul mix ovviamente cambierà tutto. Allora, se noi teniamo tutto attivo, ok, questa è la sua risposta. Come possiamo vedere, va a boostare le alte, ok, le altissime e le bassissime. Ovviamente questo lo fa tutto in maniera dinamica. Noi adesso lo vediamo statico perché sto inviando un segnale diretto dentro e non posso vedere come si muove, ovviamente in base a quanto segnale lui ascolta, ok? La tecnica di John Lennon appunto non era altro che quella di spegnere le prime 2 bande e fare questa curva qui, ragazzi, cioè avere questa curva qui nel momento in cui tu dentro ci passavi le voci o qualsiasi singolo strumento. Ovviamente la tecnica era questa qua era come veniva utilizzato a livello creativo, tra virgolette, e non come Dolby NR, perché questo plugin qua sta simulando solo la parte di encoder, ok? E non la parte di decoding. Quindi veniva utilizzato in questo plugin in questo modo, in maniera tale da dare molta più aria al brano. Oggi invece, grazie alla possibilità di spegnere e accendere qualsiasi banda, possiamo fare ciò che vogliamo, ok? Vedete, io spengo la banda 3, possiamo fare ciò che vogliamo. Spengo la banda 4, idem, ok? Ricordate che questo è sempre tutto è tutto dinamico, ok? Noi adesso, come diciamo, riusciamo a vederlo statico per farvi vedere la curva di equalizzazione, ok? Che lui imprime sul segnale nel momento in cui va a fare il suo lavoro, quindi quando sente il segnale basso va ad espandere, ma espande con questa tipologia, ok, di curva, specialmente se noi spegniamo appunto la banda 1-2, la lasciamo come se fosse il trick di John Lennon, o altra gente lo chiamava vocal stressor o vocal stretch, come insomma, come ci piace chiamarlo. Allora, che dire, vi faccio ascoltare alcuni esempi pratici, magari su una batteria, così per sentire davvero che cosa va a fare su una batteria questa macchina qui, ok? Quindi devo attivare il suono diretto e lo sentiamo insieme.
Ok, voglio sentire solo che cosa sta facendo il segnale, diciamo, processato. Appunto, spengo il suono diretto e vado ad ascoltare. Ed è molto comodo anche per capire come settare l'attacco e il release, no? In questo caso è settato, diciamo, tutto veloce e, diciamo, sta ammazzando un po' i transienti. A me piace utilizzare questa tecnica qui, fare questa roba qua, lasciando un po' liberi i transienti, quindi come se fosse anche un transient designer, ok? In più oltre le funzioni che fa. E lo faccio agendo sull'attacco, ok? Metto il release veloce, o comunque intorno agli 80 millisecondi, e l'attacco intorno ai 15, anzi forse qualcosina in meno, in maniera tale da enfatizzare l'attacco ma poi comprimere subito. Così è con attacco veloce, sentite? Gli attacchi sono praticamente mangiati. Se io ritardo l'attacco, magari velocizzo anche un po' il release. Sentite? Allora che faccio? Lo miscelo insieme. Ok, cerchiamo sempre di trovare una quadra. Qui si ha un bel potenziometro di mix, ma io di solito questa roba qua non la vado mai a fare direttamente sul canale, anche se ho la possibilità di miscelarlo, ma lo vado a fare sempre in parallelo, quindi mix al 100 e poi vado a miscelare con il canale, in maniera tale che se volessi fare ulteriori processi su questo segnale posso farlo. Quindi sentite come restituisce attacco, punch, ma nello stesso tempo anche ariosità e dinamica. Poi arrivato a un certo punto, diciamo, quando andiamo a superare già i 40 e arriviamo sui 50, iniziamo a sentire che il suono è compresso, ok? Quindi lì dobbiamo stare attenti con l'attacco e release, cercare appunto i giusti settaggi e poi miscelarlo in parallelo. Guardate se spengo. Ascoltiamo se spengo le bande. Adesso sta, diciamo, enfatizzando solo le medio-alte alte, ok? Però lo fa davvero in maniera molto molto naturale. Ok? Diciamo che lui è il nonno di tutti i compressori multibanda che conosciamo oggi, ok? Prima di lui non esisteva niente e nulla, ma lo fa anche in una certa maniera perché più che altro introduce anche un suono molto particolare. Come vi farò vedere durante il video, vi farò un match dove ho fatto le stesse, diciamo, settaggi che ha la banda 3 e la banda 4, l'ho messo qui sull'F6. Farò uno switch per ascoltare prima con l'NR e poi con l'F6. Sì, si ha la sensazione della stessa aria, della stessa cosa, però i suoni sono un po' diversi, quindi anche se applichiamo gli stessi parametri su un equalizzatore non sarà mai la stessa cosa, ok? Per questo è bello conoscere le macchine nel momento in cui si ha bisogno di un determinato suono, farlo direttamente con un plugin magari che emula quella macchina e non cercare di replicarlo con un equalizzatore tipo un F6 o che un Fab Filter, quello che si vuole, perché comunque il suono sarà diverso. Facciamo un esempio su una voce. E sulla voce mettiamo appunto la tecnica di John Lennon, quindi quella di abilitare solamente la banda 3 e la banda 4, senza aver toccato nulla neanche sulla compressione e sul release, ok? Così, nudo e crudo, come lo utilizzavano ai tempi. Così è senza. I'm alright as I pick up the pieces that are left of me. I'm alright, be away from you and I'll be fine. Cleaning out the corner, putting back in order. Ok, sentite come restituisce davvero un suono arioso, no? Suono davvero aperto. Poi ovviamente bisogna poi cercare di correggerlo ancora un po', perché ovviamente lui sta boostando tutto in maniera
diciamo naturale, ok? Però se poi ci sono determinate frequenze, magari con un altro plugin di EQ in cascata si va a sistemare alcune cose, però per avere un suono diciamo già bello aperto di partenza, questo è molto interessante. L'altra cosa che possiamo fare appunto è gestire l'attacco e il release e andare a capire come dare il meglio e come enfatizzare ancora di più gli attacchi con questa macchina, ok? Questo è solo il suono processato. Possiamo poi andare a boostare ovviamente ogni bando, ok? Magari andiamo a chiudere un po' le altissime, andiamo a schierire un po' le alte con un attacco medio veloce, un release abbastanza veloce e sommiamolo. Ok? Davvero molto molto interessante. Se non avete questo plugin qui, vi lascerò comunque in descrizione il preset di questa macchina qui, che lo chiamerò Dolby NR John Lennon EQ, anche se come vi ho detto prima stiamo applicando la stessa tipologia di equalizzazione ed espansione, ma ovviamente il suono sarà diverso. Ora ve lo faccio ascoltare, quindi mettiamo un attacco per simulare più o meno uguale a quello che abbiamo fatto qui sul Dolby, sull'F6. Mettiamo gli attacchi a 16, ok, una release a 10, quindi la più veloce che c'è. Le bande le lasciamo originali come erano e andiamo a fare uno switch tra il Dolby NR e questo qui sulla voce. Questo è il Dolby NR. F6. Sentite? Si ha, diciamo, la sensazione che sia bella aperta anche con l'F6, però il suono è totalmente diverso. Diciamo, abbiamo replicato lo stadio di equalizzazione ed espansione, ma come timbro, ovviamente, la macchina che è il Type A, che hanno emulato l'Audiofing, ha anche impresso il suono stesso della macchina. Pur avendo, diciamo, messo gli stessi settaggi, ancora non ha, diciamo, totalmente quella brillantezza, ma, diciamo, per avvicinarci, diciamo, a quel suono lì, poi ognuno può andare a gestire questo preset come vuole. Per esempio può boostare il gain e può portarlo magari a 8, ok? Lo stesso vale per questo qui, può portarlo a 12. Vediamo se così ci siamo avvicinati. Ok, ci siamo avvicinati, però stranamente con l'F6 sento ancora di più l'effetto della compressione a differenza dell'NR, quindi poi ognuno, come ho sempre detto, va a gestirsi il range, la threshold, l'attacco, quello che vuole. Se ti è piaciuto il video lascia un like, se vuoi ulteriori approfondimenti scrivimelo nei commenti. Come ho sempre detto, vi lascio in descrizione il preset dell'F6 in maniera tale da poterlo prendere, caricare sulle vostre sessioni e utilizzarlo. E niente, quindi iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima.